Amici di Moto.it, ciao a tutti per una prova molto particolare, perché la moto che vedete qui dietro di me, la BMW S1000 XR, non è una novità assoluta. L'abbiamo vista l'anno scorso a Colonia e deriva dal modello presentato nel 2015. Però questa versione 2017, dotata del motore Euro 4, è diversa perché? Perché ha un motore nuovo derivato dall'ultima evoluzione montata sulla BMW S1000 RR da Superbike, e soprattutto la casa tedesca ha lavorato moltissimo sull'unico aspetto veramente migliorabile della prima versione, che riguardava il manubrio. Perché? Perché c'erano delle vibrazioni veramente fastidiose intorno ai 5000 giri. Gli ingegneri tedeschi hanno messo mano alla loro crossover e hanno modificato i silent block. Vedete qui nel dettaglio queste gomme nere che servono proprio ad abbassare le vibrazioni. Torniamo però alla moto, la vedete nell'insieme, non è cambiata rispetto al passato, quindi c'è il cupolino che ricorda tantissimo con i due fari asimmetrici quello della moto Superbike, forcella con un'escursione maggiore, qui siamo a 150 mm, ruote sempre da 17 pollici, quindi questa è una stradale pura a livello di quote ciclistiche, parabrezza regolabile, guardate, molto semplice, posizione alta e posizione bassa, strumentazione derivata sempre dalla RR, molto completa, abbiamo il contagiri analogico e un display digitale che riporta tutte le informazioni che servono in viaggio, consumi, autonomia residua, autonomia molto importante perché questa moto con 165 cavalli ciuccia parecchio. Vediamo poi nel dettaglio la vista laterale. Vedete subito una cosa, si notano un po' di tubi, il tubo dell'acqua, un po' di cavi elettrici, di sensori, perché questa moto non nasce per essere nuda, sfrutta infatti il telaio ovviamente modificato e il motore della moto Superbike, lungo forcellone con capriata di irrigidimento superiore, ma vedete come la coda della XR poi prende totalmente le distanze dalle versioni R nuda e RR carenata Superbike. È una coda ospitale anche per il passeggero, c'è un grosso maniglione portapacchi e due borse simmetriche, quindi molto capienti, contengono entrambe tranquillamente un casco integrale. Proseguiamo l'altro lato della moto con lo scarico basso, proprio per consentire l'alloggiamento della borsa laterale simmetrica, sella bella grande, non tanto imbottita per il passeggero, ma abbiamo visto nella nostra prova che è comoda perché questa zona del cuscino è molto bene imbottita. Vediamo la porzione di sella del pilota, è molto abbondante, quindi ci si può muovere in avanti e indietro. Pedane rivestite di gomma, cosa fondamentale per le vibrazioni di questo sportivissimo motore, e vedete anche sul lato destro qualche cavo elettrico in vista oltre alle tubazioni dell'acqua, perché vedete qua c'è l'uscita della pompa dell'acqua, guardate che radiatori enormi ha la S1000 XR. Perché questo? Perché devono raffreddare un motore 4 cilindri bialbero, 16 valvole ovviamente, forte di ben 165 cavalli a 11.000 giri, con una coppia pari a 114 Nm a 9.250 giri. Vi dicevo delle gomme, abbiamo misura 120/70/17 davanti e 190/55 sempre 17 dietro, freni Brembo con pinze ad attacco radiale. Adesso andiamo a vedere velocemente i blocchetti elettrici. Su quello di sinistra abbiamo un sacco di tasti, c'è il tasto delle sospensioni semiattive elettroniche, il tasto per disinserire controllo di trazione ABS, cruise control, luci diurne e i trip, tasto ovviamente delle frecce e il clacson che è sotto le frecce, brava BMW. Sul tasto di destra troviamo il tasto dei mode del motore e le manopole riscaldate. Bisogna dire una cosa, che questa moto costa 16.400 euro, che potrebbe sembrare una cifra allettante perché comunque stiamo parlando di una crossover con prestazioni al top, 165 cavalli, tela in alluminio, però tante cose sono a parte. Infatti per avere la moto così completa bisogna prendere il pacchetto Dynamic, che comprende il cambio elettronico a salire e a scendere di marcia, che è una novità della versione Euro 4 che sto provando, e il pacchetto Touring se volete le sospensioni elettroniche, e sono due pacchetti irrinunciabili. Il primo costa 1.100 euro e comprende anche le mappe del motore aggiuntive, perché di serie ne abbiamo due, in questo caso invece ne abbiamo 4, e il pacchetto Touring che comprende le manopole riscaldate, il cavalletto centrale, la predisposizione del navigatore satellitare e anche il telaietto per poter alloggiare comodamente le borse posteriori. Adesso sganciato la borsa di destra vi faccio vedere cosa comprende il pacchetto Touring. Comprende proprio questi telaietti che non sono molto belli da vedere, però sono fondamentali perché permettono di agganciare e sganciare in maniera molto rapida le borse. Eccole qua. Adesso borsa aperta, come vi dicevo, è possibile riporre un casco integrale. Eccolo qui, mi stava cascando giù ma adesso sta lì e la borsa è chiusa, eccola qua.
I numeri quando si parla della XR sono molto importanti perché ci fanno capire dov'è il vantaggio di una crossover di questo tipo rispetto alle classiche Maxi Enduro. Innanzitutto il peso è pari soltanto a 206 kg senza i liquidi. Aggiungendo 20 litri di serbatoio e tutti i liquidi arriviamo a un peso dichiarato dalla casa di circa 228 kg. Inoltre la sella è molto bassa perché parliamo di 84 cm da terra, eccola qua. Quindi è perfetta anche per chi non è di gamba lunghissima. Inoltre le quote ciclistiche con il cerchio anteriore da 17 pollici la rendono molto agile e più semplice da guidare nello stretto. Di contro, ovviamente, con una BMW S1000 XR non si può andare in fuoristrada. Adesso però della S1000 XR vi ho parlato anche troppo, è arrivato il momento di vedere come va tra le curve questa superbike camuffata da moto da viaggio. Andiamo! E come promesso siamo tornati in sella alla BMW S1000 XR per vedere i cambiamenti che risultati hanno dato rispetto alla prima versione. Questa, come vi ho detto nella spiegazione, è la versione Euro 4 col motore derivato dall'ultima evoluzione del modello Superbike, quindi 165 cavalli e un peso di poco superiore ai 205 kg a secco. Adesso la sto guidando con le sospensioni elettroniche impostate su road per poter attutire al meglio le sconnessioni dell'asfalto, perché il passo del Penice, come vedete, è disseminato di buche e rattoppi che fanno sobbalzare la moto. Però andiamo con ordine. Mappe del motore impostato su Dynamic per avere la risposta più pronta. Sentite questo 4 cilindri come regolare, sono in quarta ma metto anche la quinta a 3000 giri ed è fluidissimo. La posizione in sella non è cambiata ovviamente rispetto a prima, quindi si sta molto bene. È una posizione molto lontana dalla super sportiva da cui deriva perché le pedane sono avanzate, il manubrio è bello alto e largo. È una posizione da crossover, quindi si differenzia in modo netto dalle moto Gran Turismo sportive tipo Kawasaki SH1000 o anche KTM Super Duke GT. Questa è una classica crossover che nell'impostazione di guida ha come unica rivale la Ducati Multistrada 1200. Sentite sempre il motore, anche in sesta è veramente un motore fluido. Pensate che ha 165 cavalli, ma da buon 4 cilindri si lascia gestire veramente benissimo anche i bassi. La moto è molto facile e leggerissima tra le curve e l'avanteno da 17 non crea nessun problema perché non la rende spigolosa, ma la ciclistica è sana ed è molto rotonda. Le sospensioni semiattive vanno benissimo perché reagiscono in maniera molto rapida alle sconnessioni dell'asfalto da una parte e anche allo stile del pilota dall'altra. Quindi moto comoda per il passeggero. Le vibrazioni, che erano il tasto dolente della prima versione sul manubrio intorno ai 5000 giri, ci sono ancora ma sono calate in maniera netta, si avvertono ma non danno fastidio, mentre prima alla lunga creavano anche un bel formicolio alle mani. Adesso questa cosa è stata risolta, il passeggero sta bene e le borse poi avete già visto come sono capienti. Quindi è una moto che si adatta anche al turismo in virtù poi del parabrezza che protegge molto bene. A livello di prestazioni in autostrada è inutile dirvi che questa moto sulle autostrade tedesche è un vero incrociatore capace di prestazioni elevatissime e lo scotto da pagare sono i consumi che diventano piuttosto alti, perché sopra i 160 di media i consumi si avvicinano molto ai 10 km con un litro, ma ricordatevi che è un motore derivato da quello della Superbike. Lascio un po' da parte le chiacchiere e passiamo a raccontarvi questo motore che prestazioni ha. Ha una rapportatura del cambio derivata da quello della sportivissima RR, quindi marce molto lunghe. Sentite adesso in prima che a lungo è un motore che tira 12.000 giri, è regolare sotto ma poi spinge tantissimo dopo gli 8.000 giri. Pensate che già la seconda marcia agli alti regimi è una marcia da ritiro patente perché permette di arrivare a oltre 160 orari. Ecco, per andare forte nel misto basta cambiare intorno ai 7-8.000 giri perché oltre dagli 8 ai 12 la moto va veramente fortissimo. Sentite in seconda che spinta ha, passo a terza, seconda ancora. È veramente fenomenale questo motore agli alti, però non consente di essere sfruttato facilmente sulle strade di montagna perché va fortissimo. I numeri
numeri sono veramente pazzeschi. In prima a limitatore tocchiamo i 120 km/h, in seconda oltre 160 e in terza siamo a 192 km/h. Quindi capite bene che nel misto è meglio lavorare con la coppia e non andare a stuzzicare gli alti regimi, dove questo 4 cilindri ci ricorda le sue nobili origini sportivissime. Adesso affrontiamo la strada in discesa, vedete come questa moto è veramente rapida tra le curve, si guida col pensiero, è immediata e leggera nella conduzione, ma anche molto stabile, perché il telaio in alluminio è parente strettissimo di quello della S1000R nuda sportivissima, che a sua volta deriva dalla RR Superbike. Il motore già a 6000 giri è rapidissimo nella mappa Dynamic, volendo si può usare anche la Road, che lo rende un po' più dolce nella risposta, però vi garantisco che anche in Dynamic si gode della sportività del motore senza per questo renderlo brusco. Sospensioni Dynamic ESA di ultima generazione. Sulle strade un po' rovinate come questa, la taratura Road le rende veramente adatte a copiare l'asfalto, danno tantissima trazione e non scartano in presenza di buche. Vedete, anche adesso sono sobbalzato, ma in maniera del tutto accettabile. Per metterle su Dynamic dovete trovare una strada veramente perfetta, come quelle che si trovano in Sardegna o anche sulle Alpi, perché limita tantissimo i trasferimenti di carico, ma di contro diventa molto rigida quando prendete il raddoppio delle buche. Un dettaglio molto importante riguarda poi il calore del motore. L'abbiamo guidata con temperature superiori ai 20 gradi, ma anche in città, in coda, non ha dato particolarmente fastidio. Sicuramente scalda meno della rivale per antonomasia, che è la Ducati multistrada. Altra cosa, nella guida sportiva ho notato un leggero affaticamento della pompa del freno anteriore. È bastato poi percorrere pochi chilometri ad andatura più ridotta per far tornare l'impianto frenante alla piena efficienza. Adesso la BMW S1000 XR l'abbiamo provata ed è arrivato il momento di fare un riassunto finale dei pregi e dei difetti. Tra i pregi metto sicuramente il motore che ha tantissima coppia, una potenza mostruosa, permette di essere usato in sesta marcia a 1500 giri, ma se usate le marce corte e lo tirate nel misto sappiate che ha delle prestazioni veramente impressionanti che richiedono molta testa, perché è una moto che in prima tocca i 125 orari, in seconda i 162 e in terza supera i 190. Quindi ragazzi, occhio, testa e prudenza quando usate una moto con questa cavalleria. Non vale solo per la BMW S1000 XR ovviamente. Altro pregio è la facilità di guida dovuta alle quote ciclistiche, al telaio molto sincero e alle sospensioni semiattive che funzionano molto bene. Questa moto, come vi dicevo, è potente ma si lascia guidare anche molto bene. Concludo con il terzo pregio, che è la posizione per il passeggero, perché è una moto sportivissima ma è una delle poche sportive molto abitabili anche per il secondo. Passiamo adesso ai difetti. Non so più se mettere davvero le vibrazioni sul manubrio, perché ci sono ancora ma non sono fastidiose, si avvertono anche sulle pedane ma sono diventate del tutto tollerabili. Un difetto che invece questa moto potentissima da 165 cavalli mantiene ancora sono i consumi, perché se andate con un filo di gas usando la grossa coppia del motore ve la caverete bene con consumi anche di 16-17 km con un litro. Ragazzi, ma se cominciate a usare la potenza sappiate che i 10-11 km con un litro possono arrivare molto velocemente, quindi sta a voi a quanto rotate il polso destro. Prima di salutarvi e di invitarvi a commentare la prova e ad iscrivervi al nostro canale YouTube, vi ricordo come ci si veste per andare in moto anche su una moto così sportiva. Quindi, se mettete i jeans che siano con le protezioni, in questo caso ho i paraginocchia, stivali alti con protezione del malleolo, dello stinco e della caviglia, e fondamentale, seguitemi un po', ricordatevi sempre questi dettagli. Paraschiena, giubbotto con le protezioni sui gomiti e sulle spalle, è fondamentale, guanti con le protezioni sulle nocche e anche sulle dita, è importante proteggere il mignolo, casco meglio se integrale, e poi un dettaglio che sembra stupido, però ricordatevi sempre quando siete in moto e anche nelle piccole pause di bere soltanto acqua, mai l'alcol quando siete in moto. E con questo vi ho proprio detto tutto, anzi manca una cosa, non superate mai la linea bianca in curva. Ciao a tutti, alla prossima prova su moto.it.